Ciao e rieccoci in compagnia di Podcast Divino. Ti è mai capitato a scuola di ritrovarti a leggere qualche vecchio polveroso libro della biblioteca scolastica? Beh, c'è chi è riuscito a sfruttare al meglio questa situazione e ora produce degli spumanti eccezionali. Oggi andiamo ad Aldeno, vicino a Trento, presso l'azienda agricola e vinicola Revì, a scoprire cosa è successo. Questo è Podcast Divino, un podcast che ti racconterà storie, curiosità e aneddoti sul mondo del vino, raccontati direttamente da enologi, cantinieri e produttori. Io sono Stefano e sono in missione di Vina per te. Allora, buongiorno Stefano. Ciao Stefano, buongiorno, ben trovato. Grazie, siamo qui all'azienda agricola Revì. Sì, esatto, azienda agricola e vinicola direi, nel senso che negli anni proprio stiamo sviluppando quella che è una passione sia per la parte campagna, quindi la parte agricola, che per la parte vinicola, soprattutto concentrandoci sulle bollicine, questa magia delle bollicine. Io ad oggi, assieme a mio fratello Giacomo, conduco questa azienda, sempre sotto la supervisione attenta del babbo che è pensionato sì, ma che non rinuncia mai alla sua passione. Passione, come dicevo, che è nata attorno agli anni 60, inizi anni 60, quando lui era inserito in una classe, in scuole superiori, di 25 alunni. Caso strano, lui era l'unico maschio. Anni 60, dove, come puoi ben immaginare, le attività femminili e maschili erano ben distinte e probabilmente non si vedeva nemmeno in un futuro una possibilità di sovrapposizione delle stesse. Quindi la sua fortuna è stata proprio questa, che l'insegnante di educazione tecnica, al tempo taglio, cucito e ricamo, proprio data la prevalenza femminile, lo ha invitato ad andare in biblioteca a fare un'ora di studio individuale seguito dal preside della scuola. In biblioteca ha trovato un libro su come fare lo champagne, praticamente unico prodotto spumantizzato, se vogliamo, di cui c'era bibliografia, di cui c'erano note scritte. È tornato a casa ed ottenuto il permesso dei suoi genitori di utilizzare un po' di vino bianco che veniva utilizzato praticamente solo per fare l'arrosto e un po' di lievito di birra della mamma casalinga che usava a fare il pane quotidianamente. E ha dato il via a queste sperimentazioni che da buon adolescente trovano sempre qualche nota fuori posto, qualche misurazione in meno del dovuto, però diciamo che da settembre, quando ha effettuato il primo tiraggio, il primo imbottigliamento di questo vino, e a Natale le bottiglie hanno fatto il botto. Le bottiglie hanno fatto il botto un po' in tutti i sensi, ci sono state bottiglie che hanno appunto mantenuto il tappo e quindi hanno sviluppato queste bollicine, questa effervescenza. Altre bottiglie invece che sono proprio scoppiate, dando però vita a una passione, a un entusiasmo che tutt'oggi ci guida e che sostiene ancora appunto nostro padre in questa avventura, sicuramente per lui. Beh, quando una bottiglia di bollicine fa il botto è sempre sinonimo di festa, quindi penso che anche questi primi esperimenti, ok, è un esperimento magari fallito, ma che può aver dato la sua soddisfazione. Quindi da lì è partita questa passione di tuo papà. Sì. E ha dato il via a questa azienda, diciamo, a conduzione familiare inizialmente. Sì, Un'azienda, un'azienda totalmente a conduzione familiare, prima se vogliamo sviluppata più per hobby, per appunto passione, come ti dicevo, che non come una vera e propria attività, proprio perché per anni sono state fatte delle sperimentazioni, delle prove di spumantizzazioni e chiaramente i conseguenti assaggi con amici, parenti. Ogni occasione era buona per aprire una bollicina, per aprire un Trento Doc, ora lo chiamiamo chiaramente, e fare festa, ma il motivo era sempre lo studio, approfondire quella che era questa magia delle bolle. E l'azienda sì, conduzione familiare, anche perché mio padre, concependo questa attività come un hobby, ha coinvolto subito mia mamma e la cognata. Quindi azienda familiare sì, a conduzione prettamente femminile, dove c'erano proprio nei primi anni, ma fino direi al 2008-2010, c'erano le mani, fisicamente le mani di mia zia, che sapientemente effettuavano l'operazione di remouage. Oggi diremo una delle operazioni più importanti nel metodo classico, nella spumantistica, proprio perché quel piccolo movimento rotativo
e scuotendo anche un po' la bottiglia su queste pupitre, su queste capannine in legno, questa sorta di capannine in legno, permetteva ai lieviti, ai depositi, di precipitare, di depositare contro il tappo e quindi permetterci di limpidire, di pulire il nostro prodotto nell'ultima fase appunto della lavorazione del metodo classico. Come mai Revi? Mi è giunta voce che Revi, il vino del re. Allora, Revi, qua siamo onorati che questa voce, questa leggenda magari ci anticipi un po' e sveli un po' le carte. Diciamo che noi abbiamo acquisito, adottato o comunque abbiamo preso così un po' per gioco questa leggenda che segue non tanto la nostra cantina, ma segue proprio la zona di produzione, la zona dove siamo insediati e dove di tutto, diciamo, è cominciato. E Revi perché Revi sembra sia una declinazione dialettale di quello che è Re del Vino, vino regale, quindi Revin, Revi, e questo accento che appunto sta a testimoniare la troncatura della parola. Questo perché? Perché nella zona dove oggi sorge appunto l'azienda, sorge la cantina, e il terreno è ricco di ghiaia, questi sassi che permettono appunto un drenaggio direi perfetto dell'acqua e quindi condizioni ottimali per la coltivazione della vite. Vite che, come sappiamo, non ha bisogno di troppa acqua, ha bisogno proprio di un clima tendenzialmente asciutto, e questo clima ci aiuta, e questo quindi territorio ci aiuta nel coltivare, nel portare a frutto un'uva che non soffre di marciumi, non soffre di muffe, quindi che potrebbero intaccare la qualità della nostra uva prima e del nostro vino poi. Quindi vino del re sì, diciamo per noi è stato un po' un regalo ricevuto al territorio, e quello che un po' ci spinge in una ricerca di qualità costante, una ricerca di un miglioramento, cercando sempre di imprimere e racchiudere anche nei nostri calici di Trento DOC quella che è l'importanza appunto del nostro territorio trentino, quindi note minerali, note fresche, note sapide, seguite da tutte quelle che sono note floreali e fruttate che testimoniano la presenza dello Chardonnay, che sicuramente trova in Trentino un habitat naturale perfetto, direi. Toglimi una curiosità. Alcune vostre bottiglie hanno questi nomi un po' epici, che quindi si rifanno anche al vino regale, quindi il Cavaliere Nero, il Paladino. Certo. Ma come mai? Forse un altro cavaliere nascerà, chi lo sa, ne riparleremo qualche anno in là. E diciamo che per noi tutte le bottiglie sono delle riserve, a ben guardare quello che potrebbe essere il dettame normativo. Quindi 36 mesi sui lieviti di affinamento e millesimati, quindi tutte le uve sono di una stessa vendemmia. In più abbiamo i considerati eroi, ossia le nostre riserve. Li intendiamo eroi più che altro perché ci piace pensarli come viticoltura, se non estrema, comunque vicino a questo estremo, perché le uve vengono coltivate in quota, in alta collina, dove appunto le condizioni magari non permettono quantità abbondanti, ma certamente se si ha la fortuna appunto di portare a termine correttamente l'annata, si ha una qualità che è eccezionale, qualità che ci permette appunto di avere un vino ricco di struttura, ricco di acidità, in questo caso acidità molto importante per permettere affinamenti lunghi di questi vini, e quindi ecco che nascono il nostro Paladino prima, il Trento DOC biologico, è stato il primo Trento DOC a essere certificato biologico, che nasce sulla collina sopra Trento, e a seguito Cavaliere Nero un Pinot Nero in purezza rosato, e nome che sta a testimoniare appunto la composizione, quindi 100% Pinot Nero, ma anche proprio il fatto di riuscire a domare un vitigno che è difficile sicuramente sia in vigneto che poi in cantina. Speriamo sempre che questi eroi diano le grandi soddisfazioni anche al consumatore e non solo noi come orgoglio di aver portato a termine un qualcosa che sicuramente ci appassiona e che ci entusiasma. Allora Stefano, dall'azienda vinicola Revi, direi che per oggi è tutto, possiamo però, nel senso, non puoi scappare senza aver fatto un brindisi con un Trento DOC, e quindi festeggiamo, direi, la bellezza del mondo del vino e il nostro territorio. Cin cin. Salute! Hai appena ascoltato Podcast di Vino,
Ideato, realizzato, mixato e qualsiasi altra cosa ti venga in mente da Stefano Bloise, che può essere io. Registrato in presa diretta sul posto. Grafica di copertina di Daniela Berti. Licenze musicali acquistate su Bito Music. Vieni a trovarci anche sui nostri social, Facebook e Instagram, per contenuti speciali e, perché no, per darci qualche suggerimento. Ti ricordo che puoi ascoltare anche tutte le puntate passate sul nostro sito www.podcastdivino.it. Ci sentiamo la settimana prossima e alla salute!